Buenos dias, gente! Ciao, come state? Questa mattina siamo in partenza, uno dei siti più importanti a livello, diciamo, culturale, religioso, come se ne parla nel mondo, che è la Cattedrale del Sale, molto vicina nei pressi, insomma, di Bogotà. Quindi sono le 7 del mattino e si parte in gran forma. Buongiorno da Bogotà! A 29 km da Bogotà, dopo un paesaggio naturale davvero suggestivo, sorge a 180 metri di profondità la Cattedrale del Sal, anche detta Zipaquirá. È possibile acquistare il biglietto in 3 modalità, direttamente dalla biglietteria al di fuori della Cattedrale del Sal, all'interno del sito web o nei ristoranti limitrofi. Il costo del biglietto è di circa 77.000 pesos, corrispondenti a 18 euro. I depositi di sale delle montagne di Zipaquirá hanno una datazione di circa 200 milioni di anni. Il percorso inizia con un tunnel, ritrovandosi di fronte a delle placche di sale che contengono l'85% cloruro di sodio e il 15% impurità, donandole quindi questa colorazione. Prima di parlare dell'attuale cattedrale è bene fare un passo indietro e parlare dell'antica cattedrale che fu costruita a partire dal 7 ottobre 1950. La cattedrale presentava un aspetto maestoso in cui erano fondamentali i giochi di luce che creavano un'atmosfera di simboli proiettati su pareti e soffitto. L'antica cattedrale fu chiusa nel 1990 per mancanza di sicurezza per i visitatori e per problemi strutturali. La costruzione dell'attuale cattedrale iniziò nel 1991, 60 metri più in profondità rispetto alla cattedrale antica. L'Istituto di Sviluppo Industriale bandì un concorso di architettura al fine di scegliere il miglior disegno di quella che sarebbe stata la nuova cattedrale del Sale di Zipaquirá, destinata a sostituire l'antica. Una delle cose più suggestive, trovandosi all'interno della galleria, è attraversare le 14 stazioni della Via Crucis.
Nonostante l'aspetto religioso estremamente affascinante di Zepachirà, è importante ricordare che anticamente fu una miniera di sale, estremamente importante per la civiltà muisca. Tra le altre cose ricordiamo l'importanza del sale a quei tempi, in cui aveva molto più valore rispetto all'oro. Non a caso qualsiasi cosa veniva fatta con il sale, diversamente da quanto oggi utilizziamo magari il sale esclusivamente per cucinare. Effettivamente il sale aveva tantissime proprietà di guarigione, così come venivano pagati gli operai con il sale, e da quel momento in poi nacque la parola salario. Ciao amici, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, ditemi se ci siete mai stati, se avete voglia di visitare la Cattedrale del Sale, se avete delle domande, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo nel prossimo video sul canale di Renata Luce.